Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vero. Oggi facciamo una bellissima conversazione italiana sulla Pasqua. Se volete imparare l'italiano e fare un po' di Italian listening practice in modo rilassato, questo video è perfetto per voi. Prima di iniziare, però, ho un piccolo favore da chiedervi. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Per noi è fondamentale per far crescere il canale e continuare a creare questi dialoghi in italiano. Un vostro like e un commento ci fanno capire che questo modo di imparare l'italiano vi piace davvero. Grazie di cuore. Ciao Marta, hai proprio ragione, iscriversi è il modo migliore per sostenerci. La Pasqua è un argomento fantastico per chi studia l'italiano A1 o A2, perché ci permette di vedere tante tradizioni. È un'occasione perfetta per imparare nuovo vocabolario italiano e iniziare a pensare in italiano in modo naturale, come facciamo noi ogni giorno. Verissimo, Luca. Allora entriamo nel vivo. Quando arriva la primavera in Italia, l'aria cambia e tutti iniziano a parlare della Pasqua. La prima cosa che mi viene in mente è un famoso proverbio che diciamo sempre: Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Luca, tu lo usi spesso? Oh, sempre! È una frase tipica del nostro italiano vero. Significa che mentre a Natale è quasi obbligatorio stare con i genitori e i parenti, a Pasqua siamo più liberi. Possiamo decidere di passare la giornata con gli amici, magari facendo una gita fuori porta. È vero, anche se a dire il vero molti italiani passano comunque il pranzo di Pasqua in famiglia, con i nonni e i cugini. È un momento di grande festa. Ma dimmi, Luca, qual è la cosa che preferisci della settimana santa? Ah, sicuramente l'atmastera. La settimana santa è il periodo che precede la domenica di Pasqua. Le città si riempiono di fiori e c'è molta gioia. E poi, ammettiamolo, iniziano a comparire nei negozi le uova di cioccolato. Quelle sono il massimo per chi, come me, è goloso. Le uova di cioccolato sono un classico, ma prima di parlare di cibo, che è un argomento lunghissimo, fermiamoci un secondo. Vogliamo aiutare i nostri amici che ci ascoltano per imparare l'italiano a capire meglio alcune parole che abbiamo usato. Che ne dici se facciamo una piccola analisi del lessico? Ottima idea! È utilissimo per chi segue questa Italian Lesson. Allora, la prima espressione è proprio Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Come abbiamo detto, significa che a Pasqua hai la libertà di scegliere con chi festeggiare. La seconda parola è gita fuori porta. Questa è bellissima, indica una breve vacanza o una passeggiata in campagna che si fa di solito il lunedì dopo Pasqua. Esatto, poi abbiamo la Settimana Santa, che è la settimana prima di Pasqua, molto importante per le tradizioni religiose e popolari. La quarta parola è goloso. Io sono goloso. Significa che amo molto mangiare dolci e cose buone. E infine abbiamo la sorpresa. Dentro ogni uovo di cioccolato c'è sempre un piccolo regalo, una sorpresa, appunto. Grazie Luca, spiegazioni chiarissime. Amici, ora tocca a voi. Scrivete nei commenti se anche voi siete golosi o se vi piace fare una gita fuori porta. Usate queste parole per fare pratica. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Italiano Vero. È gratis e ci aiuta tantissimo. Giusto, commentate e mettete like. Ma Marta, torniamo a noi. Prima hai accennato al pranzo in famiglia. In Italia il pranzo di Pasqua è quasi importante quanto quello di Natale, vero? Molte persone passano ore a cucinare piatti tipici che cambiano da regione a regione. Per esempio, dalle mie parti non può mancare l'agnello. Oh sì, l'agnello è un classico della tradizione, anche se oggi molte famiglie scelgono piatti diversi. Però, Luca, c'è una cosa che non può mai mancare sulla tavola imbandita di ogni italiano a Pasqua: le uova sode. È incredibile come un elemento così semplice sia così importante per la nostra conversazione italiana sulla Pasqua. Spesso le uova sode vengono decorate dai bambini o portate in chiesa per la benedizione.
Tu le mangi a colazione o durante il pranzo? Bella domanda. Di solito noi le mangiamo come antipasto durante il grande pranzo di Pasqua. È un momento molto bello perché le uova sode sono un simbolo di rinascita. Per chi vuole imparare l'italiano e capire la nostra cultura, è importante sapere che il cibo in Italia non è mai solo cibo, è sempre una storia, un rito. E dopo le uova e il primo piatto arriva lei, la regina dei dolci pasquali, la colomba. Ah, la colomba, che buona! Amici, per chi non lo sapesse, la colomba è un dolce molto simile al panettone di Natale, ma ha la forma di un uccello, appunto una colomba, che è un simbolo di pace. È soffice, piena di canditi e sopra ha una glassa di zucchero e mandorle. Luca, io ne mangio sempre troppa, è il mio punto debole per quanto riguarda il vocabolario italiano dei dolci. Ti capisco perfettamente, Marta. È impossibile resistere. E vogliamo parlare delle uova di cioccolato? Non sono solo per i bambini. Anche noi adulti amiamo romperle per scoprire cosa c'è dentro. A volte tra amici ci regaliamo uova di cioccolato con dentro delle sorprese personalizzate. È un modo carino per dirsi ti voglio bene. Questo è l'italiano vero, gesti semplici ma pieni di significato. Proprio così. E mentre mangiamo e chiacchieriamo, il tempo passa velocemente. Spesso il pranzo di Pasqua dura ore. Si inizia all'1 e si finisce... non si finisce mai veramente, perché poi arriva il caffè, l'ammazzacaffè e si continua a parlare. È un ottimo esercizio di Italian listening practice, ascoltare una famiglia italiana a tavola. Tutti parlano insieme, ridono e discutono. È vero, se volete imparare l'italiano bene, dovete provare questa esperienza. Ma ora, come promesso, facciamo un'altra piccola pausa per la nostra analisi del lessico. Marta, quali sono le 5 parole chiave di questa parte? Certamente. Ecco 5 parole molto utili per il vostro italiano basico e intermedio. Tavola imbandita. Significa una tavola apparecchiata con tanto cibo e decorazioni, tipica delle feste. Uova sode. Sono le uova cucinate in acqua bollente finché non diventano dure. Simbolo. È l'oggetto o l'immagine che rappresenta un'idea, come la colomba che rappresenta la pace. Antipasto. È la prima cosa che si mangia durante un pasto, prima della pasta o della carne. Rompere è l'azione che facciamo con l'uovo di cioccolato per aprirlo e trovare la sorpresa. Ottime parole. Mi raccomando, amici, provate a scriverle qui sotto nei commenti. Ad esempio, scrivete a Pasqua io mangio le uova sode. Vi aiuterà a fissare il vocabolario e a pensare in italiano più velocemente. E se questo dialogo vi sta aiutando, lasciate un bel like. È un piccolo gesto che per noi vale tantissimo per far crescere italiano vero. Esatto, i vostri commenti sono preziosi. Ma sai Luca, stavamo parlando del pranzo di Pasqua, ma c'è un altro giorno altrettanto importante per noi italiani. Un giorno in cui la parola d'ordine è relax e divertimento all'aperto. Ah, ho capito benissimo di cosa parli. Ti riferisci al lunedì dopo Pasqua, che noi chiamiamo in modo molto speciale. È il giorno dedicato agli amici e, se il tempo è bello, alla natura. In Italia è un'istituzione quasi quanto la Pasqua stessa. Esatto, Luca. Parliamo della mitica Pasquetta. Il lunedì dopo Pasqua in Italia è un giorno sacro per il divertimento. Formalmente si chiama lunedì dell'angelo, ma per tutti noi è semplicemente Pasquetta. È il giorno perfetto per fare la famosa gita fuori porta di cui parlavamo prima. Se volete fare un po' di Italian listening practice e capire come vivono i giovani e le famiglie in Italia, dovete immaginare parchi pieni di gente, prati verdi e tanta voglia di stare insieme. Oh, assolutamente. Pasquetta è sinonimo di grigliata. Amici che vogliono imparare l'italiano, ricordate questa parola, grigliata. Ci si riunisce in giardino o in un'area attrezzata in montagna e si cucina la carne o le verdure sulla brace. È una conversazione italiana continua tra un bicchiere di vino e un panino.
È il momento in cui ci si rilassa davvero dopo la formalità del pranzo di Pasqua con i parenti. Però c'è una piccola tradizione negativa della Pasquetta, vero Luca? Il meteo. Sembra che ogni anno, proprio quando decidiamo di fare un picnic o una scampagnata, il cielo diventi grigio. C'è un detto che dice che a Pasquetta piove sempre, ma noi italiani non ci arrendiamo. Se piove, spostiamo la grigliata sotto un portico o in un garage e continuiamo a festeggiare. Vero, niente ferma la voglia di stare insieme degli italiani. E poi, Marta, la cosa bella della Pasquetta è che si mangiano gli avanzi della domenica. Se è avanzata della pasta al forno o della torta salata, è ancora più buona il giorno dopo, mangiata fredda su un prato. Questo è il vero stile di vita che raccontiamo qui su Italiano Vero. Godersi le piccole cose, possibilmente mangiando bene. Che fame mi hai fatto venire, Luca! Ma prima di andare avanti con il nostro racconto, fermiamoci un momento per la nostra analisi del lessico. Queste parole sono fondamentali per chi segue le nostre Italian Lesson e vuole arricchire il proprio vocabolario italiano. Sono prontissimo. Ecco le 5 parole o espressioni di questa parte. Campagnata. È una gita o una passeggiata fatta in campagna per divertimento. Avanzi. È il cibo che rimane dopo un grande pasto. In Italia non si butta mai niente, si mangia tutto il giorno dopo. Grazie Marta. Amici, avete sentito? Avanzi è una parola molto importante in cucina. Scrivete nei commenti se anche nel vostro paese si usa mangiare gli avanzi il giorno dopo una festa. E se vi piace questo modo di ascoltare italiano con noi, cliccate sul tasto iscriviti. Per noi di Italiano Vero è un aiuto enorme per continuare a creare contenuti per voi che volete pensare in italiano. Sì, iscrivetevi e mettete un bel pollice in su. È un modo semplice per dirci grazie. Ma tornando alla nostra Pasquetta, Luca, oltre al cibo e al meteo incerto, c'è un'altra cosa che caratterizza questa giornata: il traffico. Tutti tornano dalle vacanze o dalle gite e le strade sono pienissime. Ah, è vero. Il rientro dalle gite è un classico, ma fa parte del gioco. Si torna a casa stanchi ma felici, con ancora il sapore della colomba in bocca e magari qualche nuova parola imparata, perché la Pasqua in Italia è un mix di religione, famiglia, natura e ovviamente tantissimo cibo delizioso. È un'esperienza che ogni studente di italiano dovrebbe provare almeno una volta. Beh, Luca, dopo aver parlato di pranzi enormi, uova di cioccolato e grigliate con gli amici, mi sento quasi piena solo a parlarne. Però, sai cosa rende la Pasqua davvero speciale in Italia? Il fatto che ogni regione e a volte ogni piccolo paese ha la sua tradizione particolare. Ad esempio, a Firenze c'è lo scoppio del carro, una tradizione antichissima che attira turisti da tutto il mondo. È un momento spettacolare che fa parte del nostro italiano vero e della nostra storia. Hai ragione, Marta. È proprio studiando queste tradizioni locali che si può veramente imparare l'italiano e capire il cuore pulsante del nostro paese. Al sud, per esempio, ci sono processioni molto suggestive, specialmente il Venerdì Santo. Sono momenti intensi, pieni di silenzio e rispetto, dove si sente forte il legame con il passato. Partecipare a questi eventi è un'ottima occasione di Italian Listening Practice, perché si ascoltano canti tipici e si osserva la devozione della gente. È vero, la Pasqua non è solo divertimento e cibo, è anche cultura e spiritualità. Per chi vuole fare una vera italiana conversation, conoscere questi aspetti è fondamentale. Aiuta a capire non solo le parole, ma anche le emozioni degli italiani. Spero davvero che questo lungo dialogo sia utile a tutti i nostri amici per iniziare a pensare in italiano in modo più fluido e naturale. Lo spero anche io. Ricordate che imparare italiano non deve essere noioso. Ascoltare queste storie è il modo migliore per progredire senza fatica.
Ma prima di concludere il nostro episodio speciale sulla Pasqua, facciamo l'ultima analisi del lessico. Ecco le ultime 5 parole chiave per arricchire il vostro vocabolario italiano. Bene. Tradizione. Un'abitudine o una credenza che si tramanda di generazione in generazione, molto importante in Italia. Processione. Un cammino religioso fatto da molte persone insieme, per le strade, tipico della Settimana Santa. Suggestivo. Qualcosa di molto affascinante e particolare che colpisce le emozioni e la fantasia. Legame. Indica un rapporto molto forte, come quello degli italiani e le loro radici storiche. Spiritualità, il lato più profondo e religioso della festa, che va oltre il mangiare e il bere. Bellissime parole, Marta. Grazie per queste spiegazioni così chiare. Sono perfette per chi si trova a un livello Italian A2 o B1. Amici di Italiano Vero, speriamo che questo viaggio nella Pasqua italiana vi sia piaciuto e vi abbia fatto compagnia mentre cucinate, guidate o vi rilassate. Esatto. Prima di salutarci, un ultimo promemoria. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Italiano Vero e attivate la campanella. Mettete un like se questo video vi è stato utile e scriveteci un commento. Ad esempio, raccontateci: qual è la festa più importante nel vostro paese? Usate almeno una delle parole che abbiamo imparato oggi. Leggiamo sempre tutto con grande gioia. Grazie di cuore per essere rimasti con noi fino alla fine. La vostra partecipazione è ciò che ci spinge a migliorare sempre di più queste lezioni di italiano. Continuate a fare pratica ogni giorno, ascoltate molto e vedrete che parlare italiano diventerà sempre più naturale. Buona Pasqua a tutti e ci vediamo prestissimo per una nuova conversazione italiana. Ciao a tutti!